Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare questo video intitolato Cosa stai per manifestare? Quindi, cosa è in serbo per te il tuo destino nei prossimi giorni, orientativamente 7-8 giorni, quindi cosa stai per manifestare, quindi cosa ti paleserà all'esterno la tua anima in qualità di eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, affinché tu possa accrescere la tua consapevolezza e farne l'esperienza, ossia affinché tu possa fare esperienza accrescendo la tua consapevolezza in quello che vai a manifestare. Quindi ciò che stai manifestando in termini animici, quindi tu puoi esserne inconsapevole del tutto, va bene? Quindi quello si chiama karma, noi abbiamo un karma quotidiano ogni giorno, vediamo cosa prevede per te il tuo karma e il tuo dharma, quindi cosa stai per manifestare. Andiamo a vedere di cosa ci parleranno, come ci parleranno, in che modo ci narreranno gli eventi che stai per manifestare, ok? Allora, potete sceglierne anche più di una, va bene? In questo caso abbiamo oggi la prima variante del contrabbasso, la seconda variante della bicicletta, la terza variante del tagliacarte. Scegliete magari prima una, poi l'altra e partiamo dalla variante del contrabbasso. La mettiamo qua. Allora, cosa stai per manifestare? Io prenderei subito gli oracoli degli Angelion mettendoci una carta per vedere che cosa ci dicono, cosa gravita intorno a questa manifestazione, che tipo di energia. Sappiamo che quando un dio o una dea vuole rendersi palese a te, ossia un'emozione, prima viene l'emozione che tu devi sperimentare e poi si manifesta l'evento che ti fa provare quella sensazione che devi sperimentare. Andiamo a vedere di che natura è tutto questo, quindi cosa stai per manifestare e quindi sperimentare. Che energia ha questa tua manifestazione animica? O di cosa parla? Che energia ha questa tua manifestazione animica? Di cosa stiamo parlando? Vediamo. Presenza, gratitudine nel qui ed ora, un passo alla volta. Stai per manifestare qualcosa che ti darà molta fede e fiducia. Stai per manifestare i successi e i progressi del tuo lavoro su di te in qualità di presenza in ogni attimo. Qualcosa che ti darà gratitudine per quello che stai per quello che accade. E un passo alla volta mi dice: godi di quello che c'è, che ti arriva a livello di manifestazione, stai andando già bene, ti arriverà qualcosa che non ti aspetti, che è frutto della tua perseveranza nella fede, nella disciplina, nell'amore, nel lavoro su di sé. Qualcosa per cui sarai grata o grato. Bellissimo, vediamo di cosa si tratta. Allora, mettiamoci l'oracolo delle porte. Cosa stai per manifestare? La porta aperta, una porta piena di tesori, un'occasione, qualcosa, una porta piena di tesori, può essere di natura economica lavorativa, un cambio di professione, un aumento, come si dice, un aumento dello stipendio, qualcosa che porta a un plus, un plus, qualcosa in più, o a livello professionale. Adesso vediamo poi con i tarocchi, un aumento di stipendio, un qualcosa in più che ti arriva, un 200-300 euro in più che ti arrivano, mi spiego? Un qualcosa in più che ti arriva, oppure una promozione, questo volevo dire, o un'entrata che ti farà essere molto grato del lavoro che stai facendo. Stai per manifestare una cosa bella, ragazze mie. Vediamo che dicono gli archetipi.
Cosa stai per manifestare per i miei ragazzi e i miei ragazzi della variante del contrabbasso? Professore, professore, probabilmente voi avete un ruolo di guida per il sociale, per il collettivo, alcuni di voi c'è un aumento di stipendio, un cambio di ruolo, sì, capacità per comunicare, la conoscenza, l'esperienza, l'abilità e la saggezza, qualcosa che ha a che fare con le vostre capacità, una- un aumento o un qualcosa in questi 7-8 giorni che ha a che fare con le tue capacità, vieni premiata o premiato per le tue capacità, un'entrata che sono anche capacità di lavorare su di sé, e quindi il destino magari ti manda anche, non lo so, una vincita, mi spiego in questi termini, ok? Una vincita perché tu sei già grata qui ed ora, sei aperta all'universo e ti arriva qualcosa di inaspettato che ti serve, che ti può servire, che ti fa sentire la gratitudine in quel momento proprio perché tu sei già grata o grato, ok? Perché arriva sempre ciò a cui vibriamo all'interno e sta vibrando molto bene, ti devo dire la verità, perché abbiamo a che fare con una gratitudine presente, no? Ok, andiamo a vedere ancora con gli oracoli, cos'altro ci raccontano gli oracoli su cosa stai per manifestare. L'angelo che cade, narcolessia spirituale. Abbiamo avuto, mi stanno raccontando, dei momenti un po' di down, li possiamo ancora avere questi momenti di down, no? Rispetto alla fede, però ti dicono che arriverà qualcosa in questi prossimi giorni che ti solleverà. Cos'altro ci raccontano? A cavallo tra i mondi, vagare tra i reami, puoi avere una situazione di dubbi e incertezze rispetto alla fede, con il mentale, eccetera, perché come vedi qua tu sei rappresentato da questo puntino di luce, qua c'è oscuro, no? E quindi è come se tu stai essendo grata o grato e attendi con fede, ma non attendi, è una fede attiva la tua, quindi ogni tanto la mente ti può fare giochetti a cavallo tra i mondi, c'è un po' di dubbi tra questo, però qualcosa che ha a che fare proprio, è un premio dall'universo per avere fede. Questo ti sta arrivando. Mm. Vediamo, allora, voglio metterci un'altra carta oracolare di queste. Cosa stai per manifestare? Qual è l'energia di questa manifestazione? Respirare. Qualcosa che ti permetterà finalmente di respirare, di tirare un sospiro di sollievo. Qualcosa che finalmente ti permetterà di tirare un respiro di sollievo. Sì. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Ci mettiamo quelli della legge di attrazione. Cosa ci raccontano rispetto a questa cosa che ti permetterà di tirare un sospiro di sollievo, un respiro di sollievo? Cos'è? Cosa stai per manifestare? Vediamo. 6 di bastoni, un successo, un riconoscimento. 6 di bastoni mi parla di esito, di successo, di vittoria, riconoscimenti in ambito pubblico o in ambito lavorativo o in ambito un successo. E che natura è questo successo? Ancora, cosa stai per manifestare? 2 di denari. Possibile mi parlino di lavoro qua, eh? Cosa stai per manifestare? Re di bastoni, stai per manifestare qualcosa, anche un capo, qualcuno che ti gratifica, le cose tornano in equilibrio, stai per manifestare qualcuno che dà una promozione, tu avevi dei dubbi, o qualcuno che gratifica i tuoi sforzi. Vediamo ancora cosa stai per manifestare. Qua c'è l'8 di spade, mi stanno parlando che c'è stato un momento o puoi sentirti frustrata, frustrato, un po' di abbassamento d'animo, una situazione bloccata. Vediamo cosa stai per manifestare. La papessa, guarda, mi stanno dicendo
la tua intuizione e la tua saggezza in ambito lavorativo, cioè, o in ambito altro dall'amore, non mi stanno parlando d'amore in questa stesa, mi stanno dicendo che ci sono dei successi relativi alla tua figura, anche se sei uomo, ti contraddistingo con la papessa in questo caso. E la papessa ha un ruolo di guida, un ruolo capo, è come se venissi riconosciuta o riconosciuto in questo, gratificazioni in questo. Se avevi dei dubbi, a volte il mentale ti prende, oppure stai scrivendo un romanzo, non so perché tantissimi mi avete scritto, no? Che state scrivendo romanzi, libri, saggi, poesie. Ecco, quella è la chiave, quella è un'occasione anche da prendere al volo su questo, dei riconoscimenti su questo. Vediamo un po' ancora cosa stai per manifestare. Qua abbiamo 9 di spade, mi parlano delle tue preoccupazioni in merito alla tua situazione in questo momento. Cos'altro? Il mago, un'opportunità di lavoro, a livello lavorativo mi parlano in questa stesa, è anche una grande opportunità. Il mago è proprio sul lavoro, è una carta di grande ingegno, di grande maestria, e quindi qua mi dicono un'opportunità di lavoro. Tu potevi avere delle paure o dei blocchi, delle paure relative a questi blocchi, però mi dicono qualcosa inerente a questo. Vediamo? Quindi questa manifestazione a cosa porta? Al matto, a un nuovo cammino che si apre per te. Entro 7-8 giorni, credo che avvenga. Un nuovo cammino che si apre per te. 7 di coppe, vedi si aprono nuove possibilità. Ancora cosa porta? Perché il matto? Al 10 di bastoni. Mi stanno parlando di una situazione che non avanzava e che quindi si sviluppa una nuova tappa. Va bene? Ancora, perché il matto? Eh sì, ragazze, qua c'è la temperanza. Guarda, la temperanza mi parla anche di un lavoro che ha a che fare con il contatto con gli altri, eh? Una nuova tappa in questo senso. C'è qualcuno che ti fa anche dei complimenti importanti che poi porta altra gente, sai, un centro olistico, non lo so, mi sta avvenendo anche questo con la temperanza. È un nuovo cammino, una nuova tappa. La temperanza mi parla di finalmente un equilibrio, questo respirare, da che c'erano situazioni che non avanzavano, se hai un negozio, se hai qualcosa, e stai per manifestare un'entrata in più, qualcosa in più rispetto magari a delle credenze limitanti che ti limitavano dalla manifestazione di qualcosa che ti meriti, no? Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano adesso. Ehm, Queste le fate in merito a questa manifestazione. Dieta vegetariana. Queste mi stanno parlando una nuova dieta è fonte di energia, salute, lucidità e capacità espressive maggiori. Mi stanno parlando della tua capacità espressiva o delle tue capacità che verranno riconosciute in ambito lavorativo, in ambito di qualità, in ambito di talenti, e ci saranno anche delle questioni economiche legate a questo, o una nuova tappa per un nuovo cammino in quest'ambito. Dieta vegetariana mi parla anche del fatto di questo comporterà anche dei cambi tuoi a livello psicofisico, mi spiego? Oltre a un'esortazione magari ad avere un po' più di accortezza a ciò che introduciamo nel corpo come alimenti vivi. Ecco, vediamo un'altra. Hai il potere. Stai manifestando qualcosa per cui tu hai potere. Usa le tue capacità, di nuovo l'accento sulle capacità, vedi? Per superare questo momento puoi farcela. Mi continuano a raccontare di un momento che è stato un po' stressante sotto il profilo lavorativo, di altro che non riguarda l'amore in questo caso, e quindi mi parlano di una piena risoluzione in questo. Stai per manifestare qualcosa che ha a che fare con dei successi in ambito lavorativo, per le tue capacità, un nuovo cammino, credere di più in te stesso e in te stesso per realizzare un nuovo progetto lavorativo, e con la temperanza mi dicono andrà benissimo. Respirare, calma, stai tranquillo, tranquillo, gratitudine nel qui ed ora per quello che hai già adesso, perché quello che hai adesso sta manifestando il tuo futuro. La gratitudine per quello che provi adesso, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concluderei qui questa stesa.
Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda stesa della bicicletta, la mettiamo qua e andiamo a vedere cosa stai per manifestare. Andiamo a vedere cosa prevede la tua anima in qualità di immagini, che sono le immagini della tua anima che vedi tutti i giorni nella tua quotidianità, cosa prevede il karma, che sono anche quelle immagini dell'anima, il dharma, ossia eludere il karma, ossia accogliere gli eventi, quindi cosa stai per manifestare, ossia quali eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei, e come approcciarsi al meglio per relazionarsi ad essi in qualità di forze divine che ti vengono per darti una certa, per impartire una certa lezione e una certa, dire lezione non è proprio congeniale, per impartire una certa esperienza e trarne il massimo. Quindi cosa stai per manifestare, in quale ambito? Andiamo a vedere come si narreranno le carte in merito. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, va bene? Per andare a praticare la magia consapevole. E per chiunque lo desiderasse, il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, sotto all'info box trovate le informazioni per averlo. E tutto qui. Quindi praticate come facciamo nella nostra scuola con la consapevolezza. Allora andiamo a vedere cosa stai per manifestare. Utilizzeremo le carte degli Angelion, vediamo che energia ha questa manifestazione. Quindi come stai vibrando all'interno, sappiamo che, come vi insegno sempre, quando arriva un evento, non è l'evento che scatena l'emozione, ma arriva prima l'emozione, cioè il Dio, la Dea che devi sperimentare, e poi l'evento che te la fa innescare. Ok. Vediamo. Vediamo di che evento si tratta. Cosa stai per manifestare, in quale ambito? Vediamo l'energia di questo evento per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante della bicicletta. Vediamo. Un'iniziazione stai per sperimentare. Un'iniziazione. Allora, le iniziazioni sono delle prove importanti. È come se tu avessi, nella nostra scuola, siamo già veterane con gli studi e la consapevolezza. Per chi è nuova del canale, quando esce questa carta, se hai scelto questa variante, guardati subito la playlist L'arte sciamanica, perché è un'iniziazione. Le iniziazioni sono prove. È il karma? Cosa serve una prova? La prova è, sai, quando fai l'esame. Quanto sei preparata alla felicità? Perché si tratta di questo, eh? Siamo abituati con la nostra mente razionale a vivere nella modalità vittima, no? E quindi affinché noi possiamo scorgere la bellezza dobbiamo esserne pronti. È come se la caverna di Platone, no? Nel buio, se tu togli una persona dalla caverna, è stata tutta la vita in una caverna, va fuori alla caverna, c'è il sole, è bellissimo, si acceca. Ecco, è come se la vita ti ha messo davanti tante prove prima di avere questa manifestazione in questi 7-8 giorni. Come se ti avessi abituato a poco ad avvicinarti alla luce divina che c'è dentro di te. Allora, verrai messa davanti a un evento, adesso andiamo a vedere qual è, di che cosa si tratta, dove tu potrai dire di essere pronto, e quindi dire di sì a questo evento, a questo Dio, a questa Dea, a questa emozione, oppure dire no, aspetta, ci provo un'altra volta. La tua mente razionale vede gli eventi molto forti come negativi. Perché? Perché la mente razionale vuole tutto prevedibile, misurabile e governabile. 3 parametri della mente razionale che è una piccola scatolina rispetto all'infinità dell'anima. Quindi sia che l'evento sia troppo forte in qualsiasi senso,
mm, se non sei pronto, preparato a livello razionale, appunto, perché l'anima si ti fa arrivare un evento, sei preparato a quell'evento, allora la tua mente razionale scappa, ti fa anestetizzare la cosa con l'analisi, ti fa anestetizzare la cosa con la pillolina in senso letterale, in senso metaforico. Cosa voglio dire con questo preambolo? Che c'è una prova da affrontare in questa manifestazione. Questa prova ha per te, ha dentro la chiave di volta di un grande karma. Allora noi possiamo scegliere di dire sì o no. Andiamo a vedere di cosa si tratta questa prova iniziatica. Ok. Allora, ci mettiamo la porta. Vediamo un po'. Riguardatevi ragazze mie i video Magia Pratica 4, Magia Pratica 4 quando esce questa carta, molte, tutte, sapete già di che cosa sto parlando, quel video Magia Pratica 4, riguardatevelo, e anche la pratica magica sulla l'inclusione del Dio Pan, perché qua bisogna avere coraggio di affrontare una situazione, quindi chiedete al Dio Pan di aiutarvi ad osare. Andiamo a vedere di che situazione si tratta. Osare a godere, Io voglio osare a godere, non sto parlando di fatti che la tua mente razionale giudica negativi soltanto, sto parlando di tutti i fatti che la tua mente razionale giudica, va bene? Non è preparata, non è pronta mai la mente razionale a uscire fuori dallo status quo, dalla zona conosciuta, sia che si tratti di qualcosa di grosso in negativo, sia in positivo. Quindi parliamo di una prova iniziatica di questo calibro. Vediamo cosa dice l'oracolo delle porte. Cosa stai per manifestare? La porta magica. Allora, che variante questa. Servirebbe un podcast per questa variante. La porta magica, questa porta ti dice che con questa prova, con questa manifestazione, tu accedi al vero. Cosa vuol dire accedere al vero? Alla verità delle cose dietro l'apparenza per come accadono, o per quello che la tua mente razionale ti dice che quelle cose sono. Non sono così. La porta magica mi stanno ribadendo che arriva qualcosa in questi prossimi giorni che ti dà l'opportunità di passare da vittima o apprendista mago a mago. Chi è il mago? Colui che è morto e risorto. Chi è l'iniziando? Colui che sta per morire al senso dell'io e rinascere a mago. Cioè, come il film Matrix, ve lo ricordate, dove c'è il protagonista Neo? Lo spiego bene nel video Magia Pratica 4, dove Neo, solo quando viene ucciso dalle pallottole, dai nemici, uccide tutti, sconfigge tutti. Solo quando muori alla tua limitata capacità di credere di essere un io distinto e separato dal tutto, puoi nascere nell'immortalità dell'anima, cioè puoi rinascere a mago. Il mago vede una sua proiezione esterna, tutto quanto, e non ha più la limitata capacità dell'io, cioè è un creatore. Quindi qua con questa prova ci sarà la possibilità di morire e rinascere all'uno. Io non so di che prova si tratta qua. Vediamo, mettiamoci altre carte, cioè di che manifestazione. Vediamo qual è l'archetipo che domina questa manifestazione, l'archetipo originario. L'amante. Un'enorme passione, devozione, un apprezzamento senza limiti rispetto a qualcuno o qualcosa. L'aspetto in ombra, passione ossessiva che fa danno alle altre persone, la devozione autodistruttiva.
Allora, io credo, allora qua ci sono due cose. Poi lo vediamo con i tarocchi comunque che si specificheranno del tutto. Allora, qua abbiamo due aspetti. O c'è la manifestazione di un grande amore, proprio un grande amore a cui la tua mente razionale non è pronta. Oppure c'è un qualcosa che riguarda un aspetto spirituale da integrare fortissimo, che ti arriverà sotto forma di emozioni al di là dell'evento nella realtà 3D. Magari qua abbiamo vissuto una passione ossessiva per delle persone o per una persona e questo è stato un alibi per la mente razionale per autodistruggerti. Quindi ti confronterai con questa sensazione, con questa emozione e succederà qualcosa di grandioso che ha a che fare con l'attitudine del mago. Tu andrai a, come vi ho insegnato nel video sempre Magia Pratica 4, riassorbire le proiezioni che ti hanno dato autodistruzione, essendo passionalmente devota, ossessivamente devota o devoto a qualcuno. E inizierai ad essere devoto o devoto alla tua maestria. Oppure arriva un grande amore che la tua mente razionale non è pronta, però se arriva vuol dire che te lo sta proiettando l'anima, cioè sei pronta o pronto. Va bene, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi, cosa stai per manifestare. Cosa stai per manifestare? Questi prossimi giorni. Cosa prevede il tuo karma e il tuo dharma? Questo anche nel vedere quando sei stata o sei stato, se è il tuo caso, vabbè, è sempre stato il caso di tutti noi, comunque prima o dopo ci arriviamo, l'abbiamo sperimentato il fatto di avere una passione ossessiva per qualcuno, no? Quindi abbiamo sperimentato tutti. Ti confronterai con questa emozione. Alcuni di voi, qual è il senso? Di vedere perché l'iniziazione? L'iniziazione arriva quando tu vedi l'altra persona come una maschera del divino e come una persona che ti ha portato a innescare in te delle emozioni affinché tu ci facessi esperienza e non vedere più nell'altro l'obiettivo di relazione, ma vedere nel divino l'obiettivo della tua relazione. Questo ve l'ho spiegato bene nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Va bene? Quindi vedetevi ragazze mie per favore in questi giorni mentre arriva questa manifestazione. Magia Pratica 4 è la chiave assoluta di tutte le relazioni e l'invocazione al Dio Pan. Sta tutto nella playlist scusami, l'arte sciamanica, ok? Perché noi qua nel canale, no, cosa facciamo a scuola? In questa nostra scuola? Vediamo e pratichiamo, vediamo, pratichiamo, vediamo e pratichiamo, ok? E acceleriamo l'evoluzione. Vediamo cosa stai per manifestare. La forza, il coraggio quindi, il 2 di coppe, vedi? 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 Sì, c'è un grande amore qua alla tua porta che ti bussa, paggio di coppe. Eh sì, una prova iniziatica per te, qualcosa di magico. Se credevi che questa cosa non era possibile, la porta magica come per magia c'è un amante, c'è una persona. Una persona che magari vuole recuperare un rapporto, la forza, 2 di coppe e il paggio di coppe. Oppure una persona che con forza e determinazione, magari una persona un po' più piccola di te anche a livello animico o di età, insomma, che sembra un uomo maturo. Mi spiego, una donna matura, qualcuno di più maturo, che ha la forza che lo domina, il coraggio di venire o il coraggio di esprimerti. E tu con la prova, siccome hanno messo la carta prova iniziatica qua, è come se ti dovessi confrontare con la tua capacità di ricevere amore. Noi siamo stati educastrati da quel processo di educazione che più chiamano
e appunto quel processo di condizionamento che più chiamano educazione, io lo chiamo educastrazione, a non essere meritevoli, a essere nella paura, a essere nella penuria, e quindi ti devi confrontare con la tua capacità di ricevere. Io merito amore, io merito bellezza. Fatevi le meditazioni che vi ho messo anche nella playlist l'arte sciamanica. Questo è proprio un video pratica, con quello che andrà a succedere. Vediamo, mettiamone due altre ancora. Quindi a questo punto si manifesta un amore, o c'è questa persona qui. Parliamo ancora di questa manifestazione, per favore. Sì, sì, è un re di bastoni, anche se è una donna, Qua abbiamo una persona che con forza e coraggio ti mostrerà, ti dimostrerà. Wow, la stella, mio Dio! Allora mi è chiaro, ti ho fatto tutto un discorso, un preambolo all'inizio, va bene? E comunque, repetita Juvent, il preambolo che ti ho fatto all'inizio, vattelo a risentire, perché pensavo fosse una prova difficilissima da superare, quella, ti dico onestamente, quando esce questa carta è una prova molto difficile a volte, no? Anche per esperienza personale quando esce questa carta. Difficile da un punto di vista razionale. È una prova bellissima questa da superare. Che non è una prova da superare, è un dono da ricevere. E quindi ti confronterai con la tua paura di ricevere. Ecco perché mi hanno messo iniziazione, che è una carta di grande impatto. La stella mi dice che qua c'è un amore mandato dal destino, un amore che vi siete sentiti, anche se lo conosci già. Vedrai chi sarà in questi 7-8 giorni. Se non c'è nessuno, mi dicono che c'è questo amore mandato dalle stelle. Possibile il segni di fuoco, o avere ascendente in fuoco, o puoi essere tu, oppure acquario fortissimo, oppure avere la Venere o la Luna in questi segni. Ma al di là del segno io ti do queste informazioni aggiuntive. E qua c'è un grande amore. E qua a questo punto ti rileggo la parte in luce. Una persona che ti dà amore, passione e devozione, un apprezzamento nei tuoi confronti senza limiti. Ecco, ti richiede questa stesa qui. Sei pronta a ricevere tutto questo? La tua mente razionale ti dice no, altrimenti non mi usciva questa carta. Invece la tua anima sì, è un regalo, è un dono dal cielo, è una magia. Molti di voi hanno già fatto un grande lavoro iniziatico e sono pronti a ricevere tutta questa abbondanza, questa prosperità amorosa. Wow, quindi stai manifestando un amore da sballo. Un amore da sballo. Vediamo un po' con i miei oracoli lui lei cosa ti confesserà questo amore da sballo. Per tutte le ragazze nuove potete trovare i miei oracoli lui lei sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Questo amore da sballo. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Allora, se la conosci già questa persona, ha fatto qualcosa per cui tu hai pensato male e quindi hai del risentimento, del rancore o hai delle emozioni con le quali ti troverai a che fare affinché venga eluso un karma. Ecco perché la carta iniziazione. Quindi, se la conosci già, è questo. È un amore da favola, te lo dico. Ne vale la pena, mi dicono le carte. Sta a te la scelta. Ecco perché prova iniziatica. Quindi, se l'ho fatto c'è un motivo. Qua abbiamo un paggio di coppe, la stella, un perdono volto alla risoluzione di tutto. Quindi questa carta è per chi conosce già questa persona. Ricorda di questa persona un apprezzamento senza limiti nei tuoi confronti. Vede la tua autenticità. Cos'altro ti confesserà questa persona? Sono uno stupido. Ah, qua c'è proprio richiesta di persona di perdono. Infatti c'è la voglia di recuperare, no? Avere il coraggio di recuperare, bussando alla tua porta. Sono uno stupido, non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo, è chiaro. Per un gruppo sostenuto di voi è questa cosa qui. Peraltro è una persona completamente nuova. Vediamo ancora cosa ti confesserà. Ti prego, fallo ancora.
Qua, se la conosci già questa persona, c'è qualcosa che tu hai fatto o che fai che a questa persona gli scatena tutto l'amore possibile, l'apprezzamento nei tuoi confronti. Può essere una tua attitudine, una tua qualità, un tuo gesto, un tuo modo di essere, soprattutto il tuo modo di essere, perché qua ricevi da questa persona un apprezzamento senza limiti. Va bene? Questo sia se è una persona che già conosci che una persona nuova. Wow, fammi mettere due altre, un'altra di questa. Che energia ha ancora questa splendida manifestazione? Co-creare. È una delle migliori carte, la voglia di cooperare e fare piani insieme, cooperare, intendersi. Questa è una persona che ti darà tanto, che ti dà tanto, mi stanno dicendo, che ne vale la pena, quindi la prova iniziatica è tua. Mi spiego? Voglio ricevere questa cosa in modo totale, voglio fare un'esperienza godereccia? Ok. Vediamo cosa rappresenti per questa persona o cosa rappresenterai. La casa. Per questa persona sei la casa, e la casa è tutto. Se pensi che l'essere umano, quando si incarna sulla terra, fa tutto il passaggio, tutti i passaggi, l'evoluzione per tornare a casa. Nel mito di amore e psiche, no? Psiche, come si dice in greco. Psiche fa tutto il passaggio karmico per tornare a casa da amore. La casa. Wow. Quindi ragazze mie, ragazzi, io non aggiungerei altro, che dite? Stessa bombona, poi tanto mi farete sapere. Mi raccomando, intanto studiate, questa settimana. Intanto, Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante del tagliacarte. Allora, la mettiamo qua e andiamo a vedere cosa stai per manifestare. Tutto ciò che manifestiamo ha a che fare con immagini che la nostra anima ci proietta a fini evolutivi, per espandere la nostra coscienza in base agli eventi, che sono enti, entità, spiriti, con i quali dobbiamo entrare in relazione per poter espandere la nostra coscienza. Questo come si traduce? Nei fatti quotidiani che viviamo, nell'accogliere di eventi che andiamo a manifestare inconsciamente, ma la tua anima te lo fa manifestare apposta un determinato evento affinché si scateni un'emozione con la quale tu ci possa fare l'amore e manifestare il potere. Di qualsiasi emozione si tratta. Quindi andiamo a vedere cosa stai per manifestare, cosa prevede il karma, il dharma e la missione della tua anima affinché la tua anima possa adempiere al suo destino, cioè al tuo destino. Allora, iniziamo. Invito quindi tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza. Per chiunque lo desiderasse, ho messo a disposizione il mio primo libro, Il risveglio della coscienza. Trovate tutte le informazioni sotto all'info box in descrizione. Allora, andiamo a metterci le carte degli Angelion. Allora, qual è l'energia di questa manifestazione per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante del tagliacarte? Energia di questa manifestazione, quindi anche la tua energia. Energia di questa manifestazione. Vediamo. Ispirazione. Stai per manifestare qualcosa o un'ispirazione se hai un progetto creativo o se stavi cercando ispirazione per qualcosa, ti arriva l'ispirazione. Cos'è l'ispirazione? Non è un pensiero. Il pensiero viene per intenderci, dico in questo modo, anche l'ispirazione è un pensiero, ma un pensiero aureo che viene dalla mente creativa. Quindi per distinguere diciamo che abbiamo i pensieri che sono la mente razionale, nulla di nuovo, automatismo, credenze limitanti e tutto quello che già sappiamo. L'ispirazione viene dalla mente creativa, dal divino.
Quindi arriverà un'ispirazione per te che ha a che fare con la tua co-creazione con il divino e non con la tua co-creazione con il luogo comune, quello che vi insegno sempre in tutti i podcast, soprattutto dell'arte sciamanica. Quindi avrai un'ispirazione che sblocca qualcosa, sappiamo che l'ispirazione o la prosperità è, tra le altre cose, la prosperità è abbondanza di idee. Le idee, come diceva Platone, sono eidola, cioè sono dei. Avrai un Dio che ti darà ispirazione nel fare qualcosa, un progetto, qualcosa che ti renderà molto entusiasta. O succederà qualcosa che ti darà ispirazione, molto entusiasmo, vedo. La scrittura di un libro, la creazione di qualcosa, una creazione di Certo è che l'ispirazione ti porta a creare qualcosa e quindi a darti alla tua idea. Darti alla tua idea significa manifestare la tua autenticità, la natura selvaggia. E quindi che cos'è il darsi? È amore. Manifesterai amore, pienezza. Bellissima energia di partenza. Andiamo a vedere di cosa si tratta entro questi 7-8 giorni. Video sempre valido, è dal momento in cui lo guardi. Allora, ci mettiamo la porta, l'oracolo delle porte. Mi sono cadute tutte le carte, aspettate un attimo. Ecco, 100.000 carte a terra. Allora, vediamo di che natura è questa ispirazione, cosa stai per manifestare questi prossimi 7-8 giorni, quindi qual è la tua manifestazione, di che natura è questa manifestazione. La porta dell'aria mi parla di idee e di comunicazioni che ti portano a ispirarti per fare qualcosa. La porta dell'aria ha a che fare, vedi, le nuvole si diradano e quindi le nuvole sono i pensieri, il pensiero razionale, il raziocinio, la mente duale che discrimina e quindi niente di nuovo. Invece la porta dell'aria abbiamo come se fosse uscito un po' l'asso di spade, no? Chiarezza mentale, chiarezza di idee, oppure comunicazioni da parte del divino attraverso persone o circostanze che ti danno ispirazione nel fare qualcosa. Certo è che come comune denominatore abbiamo una prosperità spirituale che sentirai per questa idea, per questo qualcosa. Interessante. Vediamo di metterci queste altre carte, quindi cosa stai per manifestare. Questa la mettiamo qua. Cosa stai per manifestare? Il canto della balena risonanza. Mi parlano di una forte risonanza con la tua anima e con tutti gli spiriti della natura e con tutto quello che esiste. Sapete il canto della balena? L'avete mai sentito? Su YouTube c'è, se non sbaglio, se scrivete canto della balena. È qualcosa di ancestrale, di meraviglioso, come le balene comunicano anche tra di loro. È qualcosa che fa vibrare le corde dell'anima. Ti arriva un'ispirazione che farà vibrare le corde dell'anima dandoti delle idee creative o qualcosa che fa diradare le nuvole. Il canto della risonanza. E la risonanza con la tua mente creativa, con il progetto divino, sei connessa in questi giorni. La manifestazione ha a che fare con questa connessione. Andiamo ancora più in profondità. Andiamo ancora di più in profondità. Di cosa parla questa manifestazione? Di cosa parla questa manifestazione? Wow, edonista, qualcosa che ti farà godere in modo totale. Guardate, così starai, guarda.
con il cesto di frutta, godere, godere, godere. Allora ti dice ispira, vedi, ispira, ispira. Arriverà l'ispirazione per fare qualcosa di creativo che ti riempirà, una sorta di 9 di coppe, un sogno personale realizzato. Ispira energia creativa, vedi creazione, per accettare le cose buone della vita. Celebra la bellezza che c'è in te. Mi arriva che ti arriva una felicità molto bella, molto profonda, che ha a che fare con quello che è la tua predisposizione creativa alla vita, essere creativa alla vita, a celebrare la bellezza della vita. Mi arriva che, come, guarda, come manifestazione, prima di tutto da queste carte, io ti dico, al di là della realtà 3D che poi si conforma a come stai vibrando all'interno, io vedo che qua c'è un salto quantico per te, questa è la tua manifestazione. Sentirai la connessione con gli spiriti degli animali, lo spirito della natura, lo spirito delle altre persone, avrai ispirazione da tutto questo, avrai amore da tutto l'universo, mi arriva proprio forte. E questo ti fa proprio switchare in coscienza. Cioè c'è un godimento, c'è una, non lo so, c'è proprio un punto e a capo qua, una manifestazione, un salto di coscienza, un salto quantico manifesti. Vediamo nella realtà di fatti come si palesa tutto questo. Vediamo cosa stai per manifestare. Di cosa parla questo edonismo, questa ispirazione, la porta dell'aria, la risonanza per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante del tagliacarte. Qua ci sono gli amanti. Qua ci sono gli amanti. Gli amanti. Cos'altro? Il mago. Ah, però. Gli amanti, il mago. Qua c'è qualcuno di importante per te, eh? Comunicazioni, la porta dell'aria, di qualcuno che è risonante con te, risuona con te, con la tua anima, perché abbiamo l'arcano maggiore degli amanti, vedi qua c'è un'immagine bellissima, i due che si baciano, e il mago, qualcuno che ti farà godere fino alle stelle, in tutti i sensi. Vediamo, cos'altro? Cavaliere di spade. All'improvviso. E infatti qua abbiamo la porta dell'aria che mi parla anche di comunicazione improvvisa. E all'improvviso Cavaliere di Spade è una persona che arriva all'attacco nei tuoi confronti, all'attacco in spagnolo, e per manifestare un inizio, un'opportunità. Non so se avete discusso o è una persona completamente nuova che arriva all'attacco. Se avete discusso è una persona che viene a diradare le nuvole. Tutto questo ti genererà una grande ispirazione perché sentirai di essere proprio nel giusto. Anche ispirazione creativa, kundalinica, energia nervosa a carattere sessuale, una cosa molto forte qua. Comunque devo dire, tutte e tre le stese sono a grandi maghi, grandi manifestazioni. Vediamo cos'altro ci raccontano di questa manifestazione in questi prossimi giorni, cosa stai per manifestare. Il mondo accipicchia. Cos'altro? 5 denari, qualcuno che ti viene a parlare qua. Qua c'è allora, allora ti dico, nella misura in cui voi avete tensione con qualcuno che non ti ha dato ciò che meritavi, con il quale ti sei sentita privata, un'energia di abbandono, arriva all'attacco questa persona, arriva all'attacco per parlare, per avere un'altra opportunità, parlare, vedi la temperanza. Che energia porta il Cavaliere di Spade? Del 2 di denari, vuole sistemare le cose. Se le cose sono fuori equilibrio con qualcuno, vuole sistemare le cose. Parlare, sistemare le cose. Vediamo un po' che energia porta questo mago. Il 6 di bastoni.
Questa persona vuole avere successo con te, vuole conquistarti, riconquistarti e arriva all'attacco per sistemare le cose, situazioni che non erano fuori equilibrio. E qua c'è una scelta da fare, infatti, da parte tua, Vediamo. Quindi, ancora l'energia di quello che stai per manifestare, 3 altre carte, 6 di spade, la torre, sì. La ruota della fortuna, arriva un cambio all'improvviso che porta questo amore o rinnovo di una relazione. C'è stato un allontanamento, ha provocato una frattura o non lo so, qua arriva un cambio però. Di cosa parla la ruota? Il 10 di spade, un cambio rispetto a una chiusura emozionale o una tappa difficile con qualcuno, oppure può essere una persona completamente nuova, però per molti di voi è una persona che già conoscete, con la quale c'è stata una frattura, non vi ha dato ciò che meritavate, forse per una distanza, una scelta dovuta a una distanza che non si era fatta, non lo so. Alcuni di voi qua, sì, questo. Ora ti dico anche un'altra cosa, ti dico quest'altro. Alcuni di voi che sono arrivate al limite, anche un'esasperazione, l'hanno già elaborata, di una relazione con qualcuno, vi mettete completamente alle spalle il pensiero, il peregrinare di questa persona, perché inizierete a sperimentare, grazie al lavoro su voi stesse, un successo incredibile sul piano emozionale. Cioè vi mettete alle spalle questa persona e la progenie negativa dei pensieri negativi rispetto a questa persona, avrete chiarezza di idee, vi sentirete ispirate e godrete di voi stesse finalmente in modo inequivocabile, per creare poi una successiva relazione che è già nell'aria, che vi riempirà. Vedete un po' come vi risuona in questa settimana, questi 7-8 giorni. Cosa porta la ruota ancora? C'è l'asso di coppe. Secondo me qua c'è un nuovo amore, o il rinnovo di una relazione, oppure un nuovo amore grazie al fatto di quello che ti ho appena detto, che ti metti alle spalle una situazione con una persona che non ti dava ciò che meritavi, questa persona arriva all'attacco, questa persona nuova, e qua c'è all'improvviso assolutamente un asso di coppe. Parte tutto con una comunicazione. Sai che vi dico, alcuni di voi sarà come parte da una comunicazione difficile, cioè magari vi azzuffate per qualcosa, la conosci in questi giorni questa persona e partite con un litigio, mi spiego? Sai quelli che c'è subito astio, e poi io ho avuto una grandissima storia d'amore con un uomo straordinario che è proprio una mia anima gemella, che poi l'amore si è trasformato in altro, un amore su un'altra ottava, e io non lo sopportavo, mi stava antipatico. Appena l'ho conosciuto mi stava antipatico, poi dopo un anno non l'ho visto, ok? Poi l'ho rivisto ed è nato un grande amore, però all'inizio mi stava antipatico. Potrebbe essere un esempio di questo, va bene? Sì. Wow, e vediamo un po' cosa e ti dico, questa situazione ispirerà la tua creatività anche nel fare ciò per cui tu, non solo nell'amore, mi spiego? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui-lei li potete trovare sotto all'info box e in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Mi hai strappato il cuore. Beh, ti vede così, piena della tua autenticità, bellezza. Mi hai strappato il cuore. Infatti, arriva all'attacco, ti ho detto. Cos'altro ti dirà? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Questa persona si sente di meritarti e quindi arriva all'attacco sentendosi di meritarti. Va bene? Quindi non abbiamo persone che si portano dietro la progenie delle proprie paure. Ecco. Cos'altro ti dirà questa persona? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Ragazze mie, è una stesa bellissima, bomba, tanto poi mi farete sapere. Ovviamente a alcuni di voi succederà un po' prima, un po' più dopo, no? Perché siamo a migliaia, no? È una stesa bellissima, ragazze mie e ragazzi, io non voglio aggiungere nient'altro. E vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.